Buongiorno a tutti carissimi amici e bentornati in questo nuovo video. Io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme le cotolette di melanzana. Una ricetta molto semplice, servono pochi ingredienti. Io vi consiglio di utilizzare le melanzane violette, che sono delle melanzane con pochissimi semi all'interno. Sono meno amare e meno piccanti rispetto alle melanzane comuni. Quindi le laviamo e le affettiamo in modo molto sottile. Potete lasciare la buccia perché tanto lo spessore è davvero minimo. Dopo averle affettate, le spolverizziamo con un po' di sale e le lasciamo riposare per 30 minuti, in modo da eliminare l'acqua di vegetazione. Trascorso il tempo, scoliamo le melanzane e procediamo all'impanatura. Quindi sbattiamo 2 uova con un pizzico di sale. Insaporiamo il pangrattato con prezzemolo e parmigiano. Diciamo circa 250 g di pangrattato, 80 g di parmigiano e prezzemolo tritato al coltello. Tuffiamo la fetta di melanzana all'interno dell'uovo sbattuto. Scoliamo bene in modo da non far formare i grumi all'interno del pangrattato e impaniamo bene da entrambi i lati. Voilà! Avete visto? È davvero molto semplice e molto veloce. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un like a questo video e di commentare. È davvero molto importante, soprattutto perché questo aiuta il canale ad essere più conosciuto. Gli algoritmi di YouTube sono sempre un pochino complicati e quindi il vostro aiuto è davvero determinante. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ci saranno sempre nuove ricette facili e golose. Con una melanzana tonda di queste dimensioni possiamo avere circa 12 fette di melanzane, quindi regolatevi in base a quanti commensali avete in famiglia. Adesso andiamo a friggere le nostre melanzane per circa 4 minuti, 2 minuti per lato. Possiamo anche cuocerle in forno a 200 gradi per 20 minuti. E voilà! Le cotolette di melanzane alla siciliana sono pronte. Servitele calde perché sono buonissime, leggermente croccantine fuori, morbidissime all'interno. Una tira l'altra. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e condividete con gli amici. Io vi mando un bacione e ci vediamo durante la prossima videoricetta. Ciao e buona serata!